Terza puntata, terza parte di questo video. Abbiamo dormito a casa, mi sono rifocillato e adesso si riparte in direzione Corvara. Ah, il culo! Corvara con vista Sassonger. Amelia arrivò a Corvara in un giorno di pioggia. Cosa si fa in un giorno di pioggia di 151 anni fa? Si visita la chiesa parrocchiale di cui Amelia ne era affascinata, consacrata a Santa Caterina. Amelia alloggiò in quello che è adesso Hotel Posta Zirm. Il giorno dopo essere stata a Corvara era ora di ripartire per la prossima tappa, che per Amelia era la Val Gardena, e da qua risalì il passo Gardena, cosa che facciamo anche noi. Ecco il saluto della chiesa, la campana. L'unico rumore che sentiva lei era quello degli zoccoli dei cavalli, dei muli e della carrozza. Ora il rumore è quello delle automobili. La chiesa di Corvara consacrata a Santa Caterina. Vi ricordate? Ieri abbiamo conosciuto Caterina Lanz, quindi qua abbiamo di nuovo una Caterina che è anche il nome del mio primo amore. Da un momento adesso tutte le Caterine pensano, parlo della mamma. Scollinamento al passo Gardena. A questo punto spunta il Sassolungo, no, spunta un pullman e noi scendiamo verso Selva. Amelia nel libro racconta del passo Gardena, lo descrive come uno dei passi più pericolosi delle Dolomiti, specialmente in inverno o ad inizio inverno, quando la gente veniva sopraffatta dalla neve, valanghe. Il Sassolungo. Eccoci arrivati a Selva. Quindi Val Gardena. Arrivati nel centro di Selva. Ecco, mountain biker ci indica la direzione. Anche lei purtroppo ne ha abbastanza. Ricapitoliamo un momento. Amelia andò dal passo Gardena, scese verso Selva, però poi la sua tappa era direttamente a Ortisei. Risalì dopo all'Alpe di Siusi. Noi però, per fare il giro un po' più omogeneo per chi pedala, andiamo da Selva direttamente all'Alpe di Siusi. Il Sassolungo. Da Selva c'è questa stradina che porta alta verso Montepana. C'è qualche piccola rampetta, ma anziché risalire da Santa Cristina, dove è veramente ripido, va benissimo anche questo. Chi di voi segue la discesa libero della Val Gardena di Coppa del Mondo?
Eccoci al tratto più spettacolare della discesa, Chaslat. Questo è il Chaslat, modalità estiva. Ecco, siamo passati per di qua e adesso passiamo per di qua. Dopo una leggera rampetta dopo Montepana, adesso la strada per l'Alpe di Siusi ha una pendenza molto più moderata. Spettacolo. Allora, sulla sinistra abbiamo il Sassolungo, mentre qua un po' più a destra il Sassopiatto. Senza ombra di dubbio posso affermare che questa tappa di questo giro è ridicolosamente bella. Come potete vedere si vedono già le guglie dello Scigliar. Si arriva a Saltria e da lì inizia la strada asfaltata. Lo Scigliar. Le nuvole lo stanno coprendo. Dall'Alpe di Siusi Amelia scese poi verso Siusi e poi fino giù a Bolzano per concludere il suo viaggio. Quindi questo dovrebbe essere il finale di questo video in carrozza. Però siamo partiti dall'ultima posta, dobbiamo tornare a casa. Cosa c'è di meglio che passare per un'altra valle incontaminata? Quindi adesso, per ritornare sulla retta via di casa, passeremo dall'Alpe di Siusi, la discesa per Bulla che ci porta ad Ortisei. Ortisei, dove Amelia visitò tutti i laboratori del legno, dei giocattoli, perché la Val Gardena era famosa. Diciamo ciao ciao al Sassolungo, discesa per Bulla. Questa fu la strada che Amelia fece per salire da Ortisei verso l'Alpe di Siusi, e da allora doveva essere veramente anche duro per dei cavalli in carrozza o dei muli.
Eccola ormai, cittadina di Ortisei. E noi a questo bivio gireremo a sinistra per andare non verso Bolzano ma San Pietro di Laion. Per arrivare a San Pietro c'è una bella rampetta, per fortuna dopo cala per arrivare a Laion. La fontana di Pietro. Volete sapere dove è la fontana? Guardate sempre in ogni paese dove c'è il campanile, quello lo vedete da lontano, e dove c'è il campanile nel 90% dei casi c'è una fontana nelle vicinanze. Da noi la Valle Sarto e qua davanti il paese di Laion. Bellissimo borgo. Strada che da Laion porta a Goudon. Ed adesso facciamo la variante gravel. Su strada si scenderebbe fino giù a Goudon per poi risalire il passo delle Erbe, però noi giriamo qua a destra e andiamo all'avanscoperta se questa strada ha una via d'uscita. È nuovo anche per me, però se c'è la via d'uscita allora abbiamo fatto bingo, perché ci porterà molto più vicino a San Pietro di Funes, evitando una lunga salita. Bellissimi mangia e bevi, ideali per gambe stanche. Bagni Froi e ora sterata. Guardate questo bel posticino, che bella chiesetta. E questo era un luogo turistico, si vede dalle strutture. Il segnale adesso ci invita ad andare super di qua. Vabbè. Questa è veramente una bella variante gravel. Siamo saliti per di qua e adesso là sullo sfondo vedete San Pietro di Funes. Prenderemo adesso questa strada asfaltata che ci porterà giù a valle, sperando più vicino possibile a San Pietro, che in linea d'aria sembra proprio là, e poi da San Pietro Passo delle Erbe. Eccoci entrati nella strada del Passo delle Erbe, proprio poco dopo il tratto più duro per arrivare a San Pietro. Che fortuna! Ed ecco il bivio per Passo delle Erbe. Sarà strano, ma per arrivare a tutti i paesi di nome San Pietro c'è sempre una bella rampa, ricordatevelo. San Pietro, sentite le chiavi. Din din din. Vediamo come questo mi tira su per il Passo delle Erbe. Speriamo. Questa regola vale per i ciclisti. Ora ripartiamo direzione Passo delle Erbe
Sullo sfondo, se non ci fossero le nubi, si vedrebbero le odle, nuvole a pecorelle. Là in fondo la chiesetta di Ranui. Mentre qua sale o giù a valle, vedete la chiesetta di Santa Maddalena, Ranui sullo sfondo, le odle sono timide, qua su cala un pochino. Qua vi metto un video di quale sarebbe la vista durante una giornata di sole. Non siamo ancora in cima al passo, ma questi sono di quei tratti spettacolari dove vale la pena fare qualche immagine. Passo delle Erbe, 8,5 km. Ancora. Prendo l'occasione di questo tratto facile per parlare con i nostri amici anglofoni. Let me clean. Maybe I'm not the right person to say that because my English is not that good. What happens when you cyclists come to visit the Dolomites? You are able to misspell 90% of the names of the passes. Gardena becomes Gardenia, Campolongo becomes Campagnolo, Furcia becomes Furchia. But now, Passo delle Erbe. Listen, Erbe. Whenever I hear someone calling it herb, oh, today we did the Passo delle Herb, I get shivers. It's Erbe. Erbe. And if you want to be really cool, say it in Latin. Birds. Birds. Okay? Erbe or birds. And if you hear anyone saying herb, correct them. There are some things you simply can't do when visiting the Dolomites. Like saying herb is like cutting our special bread dumplings with a knife. No! No, you do that. Oh, my heart.
Thank you for your attention. That's all. Balbadia! Destra! Anche il Putia, di cui vediamo solo i piedi, fa il timido. Passo le erbe in arrivo, appena finito questo rettilineo. Anche qui mi manda un po' di immagini di repertorio per vedere quale sarebbe la visuale con il sole. Eccoci sul passo e adesso discesa verso Antermoja. Wow, così veloce in discesa che mi si sono chiuse le orecchie. Stiamo salendo per la variante di Corcella e Costa, questo per arrivare a Badia, così da evitare la galleria. Siamo a Costa, vale a dire leggera discesa fino a casa. Tempo di ricapitolare il giro ispirato dai racconti di Amelia Edwards 150 anni fa. Sono 480 km percorsi in bici, io l'ho fatto in 3 giorni, ma come spiegato in inglese nella seconda parte, attraverso holymites.com lo facciamo noleggiando la bici da gravel, le borse, ed ognuno può partire con diverse tappe di diversa lunghezza, da 60 km al giorno, 70, fermandovi nei posti anche da visitare dove Amelia è stata più giorni. In generale meglio con la bici da gravel perché veramente si attraversano ancora, come dal titolo del libro, valli sconosciute. Così come l'ho pianificato, top. E chissà che chi vedrà questo video fra 150 anni lo farà chissà in quale modo. Magari tante cose saranno cambiate, non ci saranno più le bici, non ci saranno più le Dolomiti, no, le Dolomiti magari no, però lasciamo al tempo decidere quello che si succederà. Intanto il libro di Amelia Edwards è un evergreen, perché se lo leggete, se avete l'occasione di leggerlo e trovarlo, vedrete quanto, non dico quanto è attuale, però in quanti luoghi vi immedesimerete con lei. Almeno questo è quello che è successo a me. Colgo l'occasione
di ringraziare tutti quelli che vengono a trovarci e a salutarci, a ringraziarci per i video, a pagarci la cioccolata. Oh, che bella vista! Casa! Oh mamma mia! Casa dolce, casa!